Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di questo film, Loving Vincent, uscito nel 2017, scritto e diretto dalla pittrice e regista polacca Dorota Kobiela e dal regista inglese Hugh Welkman. Insieme hanno realizzato questo film dedicato a Vincent van Gogh. Si tratta del primo lungometraggio animato realizzato interamente dipinto a mano con tecnica ad olio su tela, la stessa utilizzata dal maestro Vincent van Gogh, dal grande pittore olandese Van Gogh, che viene qui omaggiato da questo bellissimo capolavoro che è Loving Vincent. Non si tratta però di un semplice biopic, di un film biografico che racconta per sommi capi la vita di Vincent van Gogh, bensì si è pensato per la storia di questo lungometraggio di ricorrere all'escamotage narrativo del ritrovamento della lettera scomparsa. Ovvero, come tutti sappiamo, Van Gogh scrisse per tutta la sua vita molte lettere al fratello Theo, il quale fra l'altro ha provveduto per tutta la vita al sostentamento del fratello maggiore Vincent, in quanto il povero Van Gogh non riuscì mai a mantenersi autonomamente. Consideriamo che vendette in tutta la sua vita solo un quadro. È stato triste il suo destino, in quanto a oggi è considerato il padre dell'arte moderna, ha ispirato moltissimi artisti del XX secolo e le sue opere hanno raggiunto ormai un valore inestimabile. Non ebbe però fortuna durante la sua tragica vita, quest'animo tormentato, che viene però così bene omaggiato in quest'opera meravigliosa che è Loving Vincent. Come detto, quindi il film si apre raccontandoci questa storia, il ritrovamento di una lettera un anno dopo la sua morte. Van Gogh morì suicida, ma il film esplora alcune teorie che vorrebbero Van Gogh non morto suicida, perciò è strutturato come un vero e proprio thriller che andrà a indagare gli ultimi giorni della vita di Van Gogh. Il film, come detto, è stata un'opera del tutto ambiziosa, un'opera immensa che ha richiesto anni di lavoro, fra l'altro per un budget di circa 4 milioni di euro, in parte finanziato grazie a una campagna di raccolta fondi su Kickstarter. Vi hanno lavorato oltre 125 artisti, i quali hanno fatto prendere letteralmente vita a oltre 94 quadri, opere del maestro genio Vincent van Gogh. Rivedremo quindi molti personaggi ritratti nei celebri quadri di Van Gogh prendere vita in questo bellissimo film. Grande attenzione è stata fatta naturalmente alla scelta degli attori, al casting, in quanto dovevano il più possibile somigliare ai personaggi ritratti nelle opere di Van Gogh. Si è utilizzata la tecnica del rotoscope, del rotoscopio, una tecnica dove si gira in live action dal vivo con attori in carne ed ossa che verranno poi ricalcati a mano. Si è dipinto con pennellate non precise, era perciò impossibile ricalcare in maniera precisa i movimenti degli attori, perciò ci si è semplicemente ispirati dalle sagome e dai movimenti base interpretati dagli attori grazie alla tecnica del green screen, i quali hanno girato le varie sequenze, per poi ricreare interamente da capo i vari movimenti, le varie animazioni dipinto su dipinto. Si sono creati per questo 66.900 fotogrammi dipinti ad olio, un'impresa enorme. Il processo di animazione perciò è simile alla tecnica della stop motion, di cui peraltro ho parlato in un mio precedente video dedicato al maestro Ray Harryhausen e Tim Burton, mentre per le scene del passato, per i flashback che raccontano l'infanzia di Vincent van Gogh, ci si è ispirati a delle fotografie d'epoca dell'Ottocento, con dipinti ad olio ma con una palette di grigi. Davvero un lavoro enorme, un'opera immensa, meravigliosa, una gioia per gli occhi, una dichiarazione d'amore all'opera del maestro Vincent van Gogh. Un film che vorrei caldamente consigliarvi per riscoprire così questo straordinario artista che è stato Vincent van Gogh. Qui ho qualche libro dedicato alla sua opera, compreso questo bel librone intitolato L'uomo e la terra, che contiene anche alcune delle lettere di cui vi ho parlato e molte sue opere. Ed ecco qui alcuni personaggi che compariranno anche nel film Loving Vincent. Concludo anche parlandovi di una mostra che ho avuto il piacere di visitare un paio d'anni fa, Van Gogh Alive, meravigliosa. Ho avuto la possibilità di visitarla nella città di Torino, un'esperienza davvero indimenticabile.
Con questo perciò vi consiglio di riscoprire l'opera del maestro Vincent van Gogh, perché no, cominciando magari da questo meraviglioso omaggio che è stato Loving Vincent. Perciò con questo vi saluto, vi rimando ad un prossimo video, grazie a tutti, lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.